finalmente siamo già quasi alla fine di marzo, 23 marzo, incredibile. Anche questo mese è partito, è andato via quasi. Lo scorso mercoledì, sì, lo so, non ho potuto fare il video perché ero nel caos completo e oggi vi spiego un pochettino qual è stata la causa di questo mio impedimento a fare il video. Mi è dispiaciuto tantissimo, grazie per i vostri messaggi, mi avete chiesto se era tutto a posto. Sì, era tutto a posto, soltanto che avevo la casa come se avessero sparato delle bombe. Eccomi qui finalmente con il vestito che vi ho mostrato anche nell'altro video di Sigual, e vi voglio adesso far vedere il caos che esiste ancora in maniera più organizzata, in maniera un pochettino più discreta, diciamo così, ed è già là dietro di me. Vi racconto tutto quello che è successo in questo periodo. Prendo la camera, mi avvicino, vi faccio vedere un pochettino qual è la situazione. Come potete vedere siamo nel salone di casa mia e abbiamo incominciato a svuotare cassetti, cassettoni, e qui ci sono già allineati i primi cartoni. Anzi, non sono i primi cartoni perché ho anche lo studio pieno di cartoni. Guardate, tocca, ormai si può dire che toccano il soffitto. È veramente incredibile, ci sono molti cartoni dove c'è scritto fragile, e là dietro qui che cosa c'è? C'è un pezzo della libreria, un pezzo che si trova al centro tra la libreria. Faccio vedere meglio, ecco qui, metto da questa parte. Questa è la libreria e prima questa parte qui c'era un bel pezzo, una bella mensola a 3 piani che adesso non c'è più. Mi avvicino meglio, non c'è più, è stata tolta, ed è stata tolta anche la parte superiore delle due librerie. Ecco, vi faccio vedere in particolare questa parte qui, vedete che si vede proprio la parte grezza perché è stato proprio tolto il bordino che invece è ancora lì sul lato. Ecco qui, vediamo un pochettino, vi faccio vedere che le colonne ormai sono quasi vuote. Qui per esempio è presente soltanto questa alzatina carina, questo vassoio, ma per il resto è tutto vuoto, tutto vuoto. E qui cosa c'è? Vi faccio vedere, apro perché si nasconde cosa? Si nascondono dei bicchieri, questi qui, perché la vita continua ad andare avanti, quindi noi comunque abbiamo degli invitati, dove li facciamo bere altrimenti? E poi dei cartoni anche dall'altra parte, però così sì, potete vedere anche meglio. Ecco qui, tutto vuoto come potete vedere, e da quest'altro lato anche. Quindi fragile, perché ci sono dei bicchieri. Mi sono organizzata quando è stato possibile anche scattare una fotografia, non si vede tanto bene, comunque una foto con dei bicchieri, così nel momento in cui ci trasferiremo potrò già capire anche che tipo di bicchiere si trova all'interno del cartone, per capire se è un qualcosa che ho bisogno subito oppure no. Poi qui c'è la televisione, ormai con tutti i cavi lì in bella vista, perché ormai dobbiamo smontare quasi tutto, e giù c'è questo mobile TV che è vuoto. Prima c'erano degli oggetti appoggiati, adesso è tutto vuoto.
tranne la PlayStation. Alexa, Alexa, ciao! Non viene più. Ah, puis. Lei parla in francese. Ah, puis, a dopo. Alexa, je t'aime. Merci pour ce je t'aime. Ecco. Toujours à vos côtés, votre assistant dévoué. Ecco, così nel frattempo ne ho approfittato per riprendere anche un po'. Quest'altra colonna invece ci sono ancora delle cose da impacchettare, ma giù invece la parte in basso ci sono già i cartoni, anche là è proprio cartone cartone. Quindi come potete vedere qui, ritornando qui, sedia in mezzo perché ormai non c'è più il posto per rimettere la sedia lì a capotavolo come prima. La panca è stata spinta più a sinistra con il tavolo, il quadro è ancora là, il lampadario idem ovviamente, quelle saranno le cose da togliere alla fine, però i cartoni aumentano e aumentano e non so se siamo in anticipo o meno, però questa è la situazione attuale, anche perché, ripeto, ormai siamo alla fine di marzo, quindi abbiamo un appuntamento importante con il costruttore il 28 marzo e io spero sempre di avere la data della consegna delle chiavi. E comunque in ogni caso abbiamo venduto questo appartamento, quindi il 31 di maggio dobbiamo liberare, deve essere tutto liberato, darlo alla nuova proprietaria, l'abbiamo venduto e quindi non potremo più restare. Non sappiamo a questo punto se i pacchettini andranno direttamente nella nuova casa oppure no. Spero che il 28 marzo, scusate, di avere delle risposte, perché insomma così ci possiamo un pochettino organizzare meglio, perché altrimenti se non li portiamo là, dove li dobbiamo portare? Quindi il tempo stringe, perché poi c'è aprile che si sa passa molto velocemente, maggio che è veramente il mese intenso dove bisogna impacchettare il più possibile e poi basta. Quindi ho ancora per esempio il letto con il cassettone, quindi ancora pieno di coperte, ho ancora i vestiti invernali, tra l'altro quando ci trasferiremo, comunque dovrà essere estate, non sappiamo adesso quando esattamente, però se il 31 di maggio dobbiamo lasciare questo appartamento si parla già di estate, ma l'estate a Lussemburgo non inizia il 31 di maggio, quindi fa ancora freddo, quindi devo ancora per il momento lavare proprio i giacconi, le cose proprio calde. Ho incominciato con qualche maglione, però devo sistemare, quindi gli stivali li stiamo ancora usando perché fa comunque ancora freschetto. Quando fa caldo ci sono 14 gradi, quando fa caldo, quindi lo stivale ancora ci va. Aspettiamo ancora un'altra settimana, dopodiché prenderò un grande cartone e ci metteremo dentro tutte le scarpe invernali e magari anche le scarpe estive, tipo, che ne so, l'infradito. In quel periodo non penso proprio che si potranno usare l'infradito, quindi di cercare una scarpa, una via di mezzo, va, è un po' difficile, sì, a causa del tempo sarà un po' difficile per quanto riguarda i vestiti. La stessa cosa per le coperte,
stiamo usando ancora il piumone che usavamo a gennaio, dicembre, perché fa ancora freddo, quindi aspettiamo ancora là, non lo so, 2 settimane, 3 settimane, dopodiché dobbiamo passare a un piumone un po' più leggero e quindi quello pesante, quindi sarà poi pronto per essere impacchettato. E ci sono tante altre cose che mio marito, il mobile della... secondo me proprio la cosa che andrà la prossima ad andare via sarà proprio la colonna che vi ho mostrato, e per questo anche che il mobile è stato spostato tutto sulla destra in modo da avere più spazio da quella parte. Quindi questa è la situazione attuale. Smonterà anche le 2 colonne della libreria, che non vedo l'ora poi di metterle nello studio della casa, e poi rimarremo appunto con il mobile TV e TV così. Nel frattempo, come vi avevo già detto, non mi regalare piante, quindi ci sono stati degli eventi tipo la festa della donna, mi voleva regalare qualche cosa, una pianta, fiori, ma un bouquet, no, ho detto non mi regalare niente di tutto ciò, perché non sappiamo dove metterle, perché comunque poi le piante sono anche delicate, non rimaniamo nella stessa città, quindi sarà un trasloco che insomma ci vorrà un bel po' di tempo, e quindi non vorrei poi che le piante si dovessero avere delle conseguenze negative. Ci sono già le orchidee, quindi teniamoci strette quelle che ci sono. Un'altra cosa è che il 28, quindi andremo nella casa, faremo anche una bella ripresa della situazione di quel momento, e ve lo farò vedere nel prossimo video, quindi mercoledì prossimo non perdetevi questo video, anche perché dopodiché ho bisogno di tempo, il costruttore anche di tempo per continuare ad avanzare con i suoi lavori. Una volta che la casa sarà pronta, o quasi, i lavori saranno pronti, quindi prima di andare a vivere spero proprio di riuscire a fare un'altra ripresa, di riprendere un po' tutto quello che c'è da riprendere, e quindi è per questo che sto veramente in questo momento cercando di... È difficile trasferirsi, nello stesso tempo continuare a... insomma, spostiamo le cose da una parte all'altra, è difficile, difficilissimo. Dobbiamo... Le padelle, i piatti che utilizziamo tutti i giorni sono ancora tutti là, però qui nel salone appunto tutto il set, quello è già stato tutto impacchettato, per questo i vari cartoni dove c'è scritto fragile c'è soprattutto quello, però ci sono tante altre cose che ormai penso proprio che possono incominciare ad andare via, quindi ad essere impacchettati, tipo tutto ciò che ha a che fare con la pasticceria, torte, biscotti. Mi sa che ormai non ne farò più, li farò direttamente quando poi saremo nella nuova casa. Il 28 giugno è il mio compleanno, quindi c'è ancora tempo, speriamo che saremo nella casa e che potrò fare almeno qualche dolcetto, qualcosina. Quindi è così. È stato difficile in questi giorni anche cucinare tutti i giorni, perché iniziavamo presto, finivamo tardi, mio marito è stato anche in ferie e praticamente ha utilizzato le sue ferie in casa a fare pacchi e pacchettini, smontare, quindi lo so, meno male che ne abbiamo approfittato. Come ben sapete, chi non ha ancora visto video, siamo andati a Barcellona, siamo andati a Budapest, e sicuramente sono stati 2 viaggi che ci hanno aiutato a rilassarci un pochettino prima di questo gran lavoro che sta iniziando, perché questo è un inizio. Quindi ci vediamo quindi nel prossimo video,
e se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e seguiteci perché ci sono tanti cambiamenti, tante mutazioni che avvengono e vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete inviato su Instagram, ma anche su YouTube, chiedendomi come mai non avessi fatto il video, ma è come vi ho detto, è dovuto al fatto che caos totale, dove c'erano dei giorni che non avevo neanche voglia di mangiare sinceramente e che non avevamo neanche il tempo di cucinare, quindi pizza da sporto e altre cosettine. Quindi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ciao!